Ci sono date che sulla carta sembrano un semplice ponte tra due eventi monumentali e poi ci sono serate che sorprendono, che infiammano l'attesa e che scrivono nuove traiettorie. Il 21 luglio la Stardom ha messo in scena Sapporo Rendezvous, il 27 luglio inizierà l'epopea del 5-Star Grand Prix 2025, ma in mezzo ci sarà la Korakuen Hall, il tempio del Joshi Pororesu, e giovedì 24 luglio il tempio si trasformerà in un crocevia per titoli, sogni e rivoluzioni. 3 match titolati, 3 storie da raccontare e forse i primi segnali di ciò che accadrà nel torneo più importante dell'anno, perché in Stardom nulla è davvero secondario. Ogni match è un frammento di un puzzle più grande e stavolta il puzzle è fatto di velocità, forza, vendetta e futuro. Partiamo da una delle cinture più veloci, spettacolari e imprevedibili dell'intero panorama, la Speed Championship. A difenderlo sarà Mei Seira, la freccia danzante della Stardom, una lottatrice che ha saputo raccogliere l'eredità di Azumi, portando lo stile high speed in una nuova direzione fatta di agilità, creatività e determinazione. Mei non è solo una delle wrestler più brillanti della sua generazione, è anche un talento capace di emozionare il pubblico con ogni sua mossa, ogni sua rincorsa, ogni sua caduta. Ma il 24 luglio ad attenderla ci sarà una sfidante molto particolare. Onoka, lottatrice mascherata della Pro Wrestling Wave, pronta a portare nella Korakuen Hall l'essenza del suo mondo. Onoka è veloce, furba, istintiva, una vera outsider. Il suo arrivo in Stardom rappresenta un altro tassello di quella collaborazione tra federazioni che sta lentamente ampliando l'universo del Joshi moderno, ed è questo che rende il match così affascinante. Due mondi che si scontrano, due filosofie che si sfidano, ma se da un lato Onoka è una mina vagante, dall'altro Mei è entrata in quella fase in cui l'oro non è solo un obiettivo, ma una responsabilità da onorare. Una Mei Seira che ad onor del vero non sta attraversando un gran momento, sì, perché il suo regno si è arenato negli ultimi mesi, è finito nel dimenticatoio. Basta pensare che la sua ultima difesa risale agli inizi di marzo. Questo fa capire, ecco, come la Speed Title sia passato in secondo piano nei programmi della Stardom, ma ora, a ridosso del Festival Grand Prix, Mei è più pronta che mai a mettersi alla prova, e il mio pronostico non può che andare nella direzione della campionessa. Messera mantiene il titolo, superando l'assalto dell'atleta mascherata della Wave. Ma attenzione, perché da queste difese potrebbe emergere la prossima grande sfida per Mei Seira. E se la Speed è il regno della rapidità, i Goddess of Stardom Title sono invece il dominio dell'affiatamento, della potenza condivisa e della sinergia. A portare quei titoli oggi sono Hanan e Sayaida, una coppia che ha conquistato il pubblico grazie al cuore, alla grinta e alla crescita costante. Hanan ormai è punto di riferimento della sua fazione, mentre Sayaida, con la sua forza esplosiva ha dimostrato di poter essere una spina nel fianco per chiunque. Ma il 24 luglio le attende un ostacolo, direi mastodontico: Natsuko Tora e Ruaka. Le lottatrici di Hate rappresentano l'anima più selvaggia della Stardom. Nessuna regola, nessuna pietà, solo potenza e distruzione. Non sono qui per gareggiare, sono qui per conquistare. La loro intesa è cruda, diretta, fatta di sguardi e impatti. E nonostante l'entusiasmo delle campionesse, questo match profuma di scontro impari, perché la verità è che Natsuko Tora e Ruaka sono assetati di dominio e ogni sconfitta passata ha solo alimentato la loro fame.
Ed è qui che entra in gioco la logica a lungo termine. Perché se davvero Hanan è destinata a vincere il 5-Star Grand Prix 2025, allora qualcosa deve accadere. Qualcosa deve liberarla da quell'oblio di campionessa di coppia, da quell'impegno che potrebbe limitarne la corsa. Ecco perché contro ogni sentimentalismo il mio pronostico è chiaro. Tora e Ruaka vincono, spezzano la favola delle Stars e danno inizio ad un nuovo regno all'insegna dell'oscurità. Un regno caotico, violento ma terribilmente concreto. E per Hanan, paradossalmente, questa sconfitta potrebbe essere il primo passo verso la gloria assoluta. E infine il match più atteso, la cintura più internazionale, diciamo. Azumi vs Bozilla per lo Strong Women's Championship. Azumi ha conquistato questo titolo in America, compiendo ciò che si può tranquillamente definire un miracolo: detronizzare Mercedes Moné. Un qualcosa non alla portata di tutti, un qualcosa che però Azumi ha fatto. Certo, non direttamente, qualcuno mi dirà, visto che per vincere lo Strong Women's Championship Azumi è dovuta passare da Mina Shirakawa, ma una vittoria è sempre una vittoria, no? Fatto sta che Azumi è riuscita a riportare la cintura in Giappone e ora ha tutta l'intenzione di difenderla con le unghie e con i denti. Dall'altra parte però c'è Bozilla, un nome, una potenza, una presenza dominante, minacciosa, quasi fuori scala rispetto al contesto classico della Stardom. Bozilla è arrivata per distruggere, per abbattere ogni ostacolo, per schiacciare ogni avversaria. Non ha bisogno di parole, parla il suo stile, colpi secchi, impatti devastanti, una vera macchina da guerra. Ma se Bozilla rappresenta la forza bruta, Azumi è il cuore pulsante della tecnica, della velocità, della rapidità mentale. È una lottatrice che ha già dimostrato di poter battere avversarie molto più grandi, più forti, più pericolose e soprattutto è in missione quella di rendere lo Strong Women's Championship una cintura desiderata, rispettata, glorificata. Ecco perché nel mio pronostico Azumi mantiene il titolo. Lo fa con astuzia, con tempismo, con la freddezza delle grandi campionesse. Perché in fondo per Azumi questo non è solo un match, è un testamento, è una promessa fatta a chi oggi crede in lei e nella Stardom. 3 difese, 3 destini, ma uno in particolare potrebbe ribaltare tutto, quello di Hanan. Se davvero perderà i titoli di coppia, se davvero entrerà nel 5-Star Grand Prix senza vincoli, allora prepariamoci, perché il 24 luglio non sarà solo il giorno della Korakuen Hall, potrebbe essere l'inizio dell'estate di Hanan, un'estate che cambierà la storia della Stardom. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pizzico di Stardom sulla soglia delle vostre case. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, ma soprattutto lasciate i vostri pronostici qua sotto nei commenti. Sono curioso di sapere la vostra opinione. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye poi!